Troppo buono il ragno di pasta sfoglia alla Nutella. Buongiorno a tutti amici, oggi vi propongo una ricetta per Halloween, davvero irresistibile e che si prepara in 2 minuti. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti e a lasciare un bel like a questo video, grazie di cuore. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia. Spalmiamo con una spatola 2 cucchiai grandi di Nutella. Copriamo con un altro rotolo di pasta sfoglia. Poi prendiamo un bicchiere, lo posizioniamo al centro, sarà il corpo del ragno, e poi con un coltello andiamo a ritagliare le zampine. Tutta la pasta sfoglia in eccesso non verrà buttata via, ma verrà cotta e consumata così. Non importa essere precisi, perché poi andando a roteare le zampine tutto si aggiusterà. Giriamo le zampine per dare questo effetto ondulato davvero molto carino. E dopo andiamo a ritagliare qualche imprecisione. Possiamo anche spostare le zampine per dargli un po' di movimento. Lucidiamo il nostro ragnetto con un uovo sbattuto, aiutandoci con un pennello. Poi possiamo infornare in forno statico preriscaldato 185 gradi per 18 minuti. Per quanto riguarda gli scarti, possiamo tagliarli in maniera un pochino più regolare, lucidarli con l'uovo, renderli un po' più carini con qualche zuccherino colorato come questo e infornarli sempre a 185 gradi per 18 minuti. Prima di togliere il ragnetto dalla teglia, mi raccomando, fatelo raffreddare completamente, altrimenti si spezzerà. Dopo lo posizioniamo su un vassoio e possiamo decorarlo. In questo caso io ho utilizzato 2 caramelle alla menta. Per fare gli occhietti li attacco con un goccino di Nutella e sempre con la Nutella in maniera imprecisa e molto semplice e soprattutto veloce faccio anche le pupille. Voilà, ragnetto di pasta sfoglia pronto! Ha un aspetto simpaticissimo ed è buonissimo. Se volete preparatelo anche voi per Halloween che sta per arrivare oppure per fare una merenda simpatica per i vostri bambini. Io vi mando un bacione, un abbraccio, vi ricordo di supportare il mio canale se vi va lasciando un like e un commento. Potete condividere questa ricetta con i vostri amici tramite WhatsApp, su Facebook, ovunque voi vogliate. Potete seguirmi anche su Instagram e su Facebook, vi lascio tutti i link nel box informazioni. Un bacione e alla prossima ricetta! Ciao, buon pomeriggio!